Ciao, sono Antonio Rosa, questo è This is Wow e oggi parleremo della resistenza nei batteri, fenomeno secondo il quale i batteri patogeni stanno diventando sempre più resistenti appunto agli antibiotici che noi utilizziamo, rendendo sempre più difficile il loro trattamento e la nostra cura. Gli antibiotici sono stati la prima classe di farmaci che ha avuto successo nella cura delle infezioni. La maggior parte degli antibiotici che sono comunemente usati oggi sono stati scoperti in quella che è stata chiamata l'età d'oro degli antibiotici e ormai, esistendo anche come farmaci generici, hanno dei prezzi molto bassi. Basso costo e facile accesso hanno portato al loro uso e abuso, causando i così chiamati batteri antibiotico resistenti. Vedete, gli antibiotici agiscono esclusivamente sui batteri, prendendo come target proteine essenziali del loro metabolismo e facendo in modo che essi muoiano o smettano di riprodursi, dando così tutto il tempo necessario al nostro sistema immunitario di fare piazza pulita. Tuttavia, se assumiamo antibiotici quando abbiamo in corso un'infezione virale, come per esempio durante un forte raffreddore, quando abbiamo l'influenza o quando abbiamo un certo tipo di mal di pancia, stiamo diffondendo inutilmente nell'ambiente piccole quantità di antibiotici. Lo facciamo inutilmente, perché appunto gli antibiotici agiscono solo contro i batteri e non contro i virus. Per di più, l'antibiotico che stiamo assumendo andrà ad eliminare tutti i batteri presenti naturalmente nel nostro intestino, che compongono la flora intestinale, risparmiando solo quelli che ne sono resistenti. In questo modo avremo sì dei batteri buoni resistenti a quel determinato antibiotico, ma quando verremo infettati da dei batteri cattivi, patogeni, essi potranno farsi prestare dai nostri batteri buoni geni coinvolti nella resistenza, diventando a loro volta resistenti. La creazione, o meglio dire selezione, di batteri resistenti agli antibiotici avviene anche quando non rispettiamo la prescrizione del medico, sia per quantità che per durata. Infatti, assumendo un antibiotico o in quantità inferiore da quella prescritta, ma sì, una pastiglia invece che 2 può bastare, tanto sono belle grandi, o per una durata inferiore, qui dice di prenderlo per 7 giorni, ma io sto già molto meglio, inutile continuare. Rischiamo di essere noi stessi la causa di batteri antibiotico resistenti. Vi faccio un esempio pratico. Diciamo che nel nostro corpo sono entrati 10 batteri, di cui uno già resistente di suo per un colpo di fortuna, suo ovviamente, e diciamo anche che il nostro sistema immunitario riesce a fare fuori solo 5 batteri al giorno. Se prendiamo l'antibiotico nelle modalità indicate dal nostro medico, quei 9 batteri sensibili non potranno riprodursi e soltanto quello resistente continuerà a farsi la bella vita. Il risultato è che il nostro sistema immunitario riesce a sbarazzarsene senza problemi nel giro di circa 3 giorni e tutto ritorna alla normalità. Ma se ritorniamo ai nostri 10 batteri, di cui uno resistente, e prendiamo una dose inferiore, allora è possibile che soltanto la metà di quei 9 batteri sensibili non si riproduca e l'altra restante parte invece continui normalmente a riprodursi come se nulla fosse. Addirittura potrebbe anche succedere che quel dosaggio ridotto non sia sufficiente a inibire la replicazione di nessun batterio e quindi è come se stessimo bevendo acqua e basta. Insomma, in questo modo non aiutiamo per niente il nostro sistema immunitario. E perché mai assumere l'antibiotico per un periodo di tempo inferiore a quanto prescritto crea resistenza nei batteri? Ritorniamo ai nostri soliti 10 batteri, di cui uno già resistente. Iniziamo con l'assumere l'antibiotico giusto. I 9 batteri restanti non si moltiplicano e quello resistente sì. Il nostro sistema immunitario ne fa fuori la metà. Iniziamo a stare meglio, smettiamo di prendere l'antibiotico e ora tutti i nostri batteri riprenderanno a dividersi, con la differenza però che la percentuale relativa di batteri resistenti è ora aumentata e a volte anche di parecchio. Questo significa che se il nostro sistema immunitario non riesce a farcela da solo, riprendere la cura con lo stesso antibiotico non risolverebbe la situazione, poiché ormai abbiamo molti più batteri resistenti a tale antibiotico.
Ora, gli esempi che vi ho fatto sono dei casi molto semplificati. Quando ci ammaliamo abbiamo decine di migliaia di batteri patogeni presenti nel sito di infezione e la lotta tra loro e il nostro sistema immunitario non è così semplice come ve l'ho fatto immaginare. Ma l'importante è che abbiate capito il problema. Ogni volta che non rispettate le indicazioni del vostro medico o decidete di fare di testa vostra, rischiate di mettere in circolazione un ceppo batterico resistente contro quello specifico antibiotico. Ma so già a cosa state pensando. Ma Antonio, quanto la fai tragica? Sai quanti antibiotici esistono nel mondo? Non funziona uno, ce ne sarà sempre un altro pronto. E poi, mica le aziende farmaceutiche continuano a scoprirne di nuovi o inventarne di nuovi? E purtroppo è qui che entriamo veramente nel tragico. Molte specie batteriche ormai sono resistenti a più di una classe di antibiotici, rendendone difficile il trattamento. Ci sono alcuni antibiotici di nuovissima generazione, ma vengono riservati solo a pazienti ospedalizzati, proprio per ritardare per quanto possibile la diffusione di resistenze verso di essi. Ritardare e non impedire, perché prima o poi spunteranno fuori anche quelle. In più, negli ultimi decenni non è stato scoperto nessun nuovo antibiotico ad ampio spettro, utile nelle infezioni classiche. Infatti, la stessa patologia, per esempio l'otite, spesso è causata da batteri diversi. Avere un antibiotico attivo solo contro uno specifico batterio ha una potenzialità di utilizzo molto inferiore, riducendo i potenziali guadagni della casa farmaceutica e aumentando le analisi da effettuare per verificare quale antibiotico sia effettivamente utile nel caso specifico. Insomma, la situazione non è delle migliori, ma qualche spiraglio di luce si sta iniziando ad intravedere e una mano ce la fornisce la natura stessa. Analizzando l'enorme quantità di prodotti che i batteri stessi producono, stiamo scoprendo sostanze con attività antibatteriche che potremmo potenziare a nostro favore. Insomma, la natura ha ancora qualche asso nella sua manica per darci una mano. Questa volta però non sprechiamolo. E tu, hai mai fatto di testa tua davanti ad una prescrizione medica o sei sempre stato attento a seguirla alla lettera? Faccelo sapere nei commenti qua sotto. Se il video ti è piaciuto, lasciaci un like e iscriviti al canale. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!